Vediamo quali sono le penne Big Crystal che possono esserci utili per il disegno e come, in base allo spessore della punta. Le penne che andiamo a analizzare oggi sono la Crystal 1,6 mm, la Crystal Up, la Big Crystal, la Crystal Fine e la Crystal Exact. Quindi non mi resta che lasciarvi alla visione di questo video, non prima di avervi ricordato di iscrivervi al canale, di mettere un mi piace, molto importante, di condividere se trovate il video di vostro gradimento e di commentare sotto la descrizione. Vi auguro una buona visione e una buona giornata. A presto. Adesso veniamo alla prova sul campo. Cominciamo con una Big Crystal 1,6 mm, molto scorrevole. Iniziamo scrivendo qualcosa, scrivendo prova, spessore, penna 1,6 mm, Bic. Vedete, è molto scorrevole. Se io devo fare una superficie scura, devo campire velocemente una superficie, questa penna dà dei risultati eccellenti. Però bisogna stare attenti, perché il rilascio di inchiostro, sebbene gli ingegneri abbiano fatto un lavoro strepitoso, deve essere moderato e facilmente ci può prendere la mano. Bisogna essere molto attenti, perché non appena si scrive o si disegna sull'inchiostro appena collocato sul foglio, può essere che si macchi. Quindi se noi dobbiamo fare un tratteggio, dobbiamo aspettare che l'inchiostro in una direzione sia asciugato completamente, se no andrà a macchiare. Quindi io dovrò fare l'altro procedimento, andare sopra di questo quando l'inchiostro è completamente asciutto. Ha una buona portata, uno spessore, vedete che può andare a questa intensità fino a veramente se si riesce a controllare molto bene. Non è necessario, perché ovviamente non è la sua peculiarità fare un segno così piccolo, però il fatto che lo possa riuscire a fare ci indica come sia versatile, anche se spesso, questo tratto. Adesso io posso andare sopra. Posso andare sopra e non ho nessun rilascio di inchiostro, nessun trascinamento di inchiostro nella parte inferiore del segno. Ora, per andarci ancora sopra, devo aspettare che si asciughi, a meno che non voglia fare una superficie totalmente nera. Allora, in questo caso non avrò bisogno di aspettare che l'inchiostro sia asciutto. Comunque è molto scorrevole. Se voi la prendete in mano e fate questo tipo di segni, noterete proprio la scorrevolezza della penna. E adesso passiamo alla Crystal Up e vediamo come si comporta con lo stesso percorso che ha fatto la penna precedente. Scriviamo anche qua, prova, spessore, penna 1,2 mm, Bic Crystal Up. Il punto esclamativo ce l'ho aggiunto io. Quindi andiamo e vediamo come rilascia l'inchiostro. Vedete come la punta ovviamente è ridotta, perché da 1,2 mm a 1,6 mm
c'è un salto indiscutibile. Qui possiamo azzardare e andare subito sulla nostra trama per fare il tratteggio senza paura di sporcare o di macchiare. Il tratto resta scorrevole, ma ci dà una sicurezza in più. Anche se, come vedrete, se io faccio dei segni, vedete, ci sono dei piccoli rilasci di inchiostro. Guardate qui. Deve essere, come la sua precedente, usata in maniera molto veloce, perché tende a rilasciare dei piccoli sbuffi, se usata soprattutto in maniera inclinata. Anche questo ha un buon spessore e può molto più agevolmente di quello ridursi a uno spessore più forzatamente più sottile. Però ripeto, quando noi magari lo faccio così in maniera che si veda un pochino meglio, ecco, vedete queste sbavature, non so se si riescono a vedere, questa soprattutto. Quando io tengo la penna inclinata a 45 gradi, sento che raschia. Vedete? Vedete praticamente il rilascio dell'inchiostro, ecco, come in questo caso. Vedete questo rilascio qua dell'inchiostro è un problema. Quindi bisogna conoscere la penna e non usarla, se non volutamente, con questa inclinazione, perché tende a fare questa doppia riga. Questa è una penna adatta a grandi superfici. Quando noi dobbiamo lavorare in superfici molto grandi, questa ha una grandissima scorrevolezza. La sconsiglio per l'uso, ne sconsiglio l'uso per una superficie piccola. Il suo nero è un nero profondo, bello, intenso. D'altra parte è lo stesso inchiostro. Adesso andiamo a provare la classica Big Crystal. Ha dalla sua, la Big Crystal Original, la sua vecchiaia, la sua longevità, perché se è dal 1950 che abbiamo questa penna, qualche merito lo deve pure avere. E quindi cominciamo subito a fare questa prova spessore penna 1 millimetro. Big Crystal ci tiene a essere chiamata Original. Anche qui naturalmente, se valeva per questa il discorso della trama, vale anche e di più per la Big Crystal Original. Senza nessun problema possiamo passare sopra. Direi che l'asciugatura dell'inchiostro è quasi immediata. Difatti Bic, per sfatare ancora una volta la leggenda della storia della biglia che passa sopra la pozzanghera e lascia la scia di inchiostro, Biro ha avuto l'idea della sfera, della penna sfera, quando ha visto nella tipografia del giornale le pagine del giornale che venivano stampate e subito poco dopo erano già asciutte. Quindi lui, che aveva sempre questo problema con la sua stilografica di macchiarsi, ha pensato che doveva passare tutta la vita a cercare un inchiostro e una penna che potesse non far macchiare più le persone che la usavano.
quindi ecco, adesso vediamo un po' se anche questa, vedete che questa la posso usare inclinata, ma non ha più il problema che aveva la Crystal Up del doppio spessore, come in questa parte qui. Devo proprio inclinare, sì, la inclino molto, chiaramente la penna non scrive più, però questi segni possono anche essere utili a me quando disegno, perché possono avere la loro fascinazione, però la cosa che ci importa a noi è che la penna, ecco, vedete, il massimo di spessore che riesce a arrivare è questo, poi naturalmente può scrivere anche in maniera più sottile. Naturalmente con questa si riescono già a fare degli sfumati molto interessanti. Non so se si riescono a percepire, ma sono molto molto interessanti. Comunque è il fiore all'occhiello di questa marca, la Bic Crystal Original. E adesso veniamo alla Bic Fine, quindi scriviamo anche con questa (0,8 millimetri. Bic Fine. Vediamo, sì, questa è decisamente fine come penna, come tratto. La sfera, sia da una parte, cioè sia sopra il millimetro che sotto il millimetro, però ha le sue particolarità che non sempre sono semplici da superare. Qualche difficoltà la pone, perché allo stesso modo della Crystal Up anche la Crystal Fine ha un poco il problema del rilascio di inchiostro. È una punta molto fine il cui inchiostro asciuga subito come la Bic Crystal, però quando si fanno le linee tende a rilasciare, vedete, come la Crystal Up, dei piccoli segni che sono, se non si sta attenti e se si lavora nel piccolo, possono essere problematici. Adesso voi non la intuite perché non la state usando, però io che l'ho in mano e la sto usando, sento che ha la finezza di punta molto più della Bic Crystal, però ha paradossalmente una scorrevolezza maggiore e quindi la possibilità più alta di macchiare e di essere controllata. Quindi anche questa, come la Bic Crystal Up e come la Bic 1,6 mm, deve essere controllata molto e non possiamo permetterci di distrarci un attimo, perché nonostante, ripeto, la sfera sia molto piccola, il rilascio di inchiostro è più copioso della Bic Crystal Original. È una penna anche questa che consiglio di usare quando non si fanno dei disegni particolarmente dettagliati e che però richiedono una
finezza di tratto, ma non di dettaglio, perché il suo sfumato non riesce ad essere controllabile come quello della Crystal Bic, nonostante essa sia più, ripeto, fine come punta. E adesso veniamo a un confronto che mi piaceva fare tra la Crystal Bic Exact ultra fine e la penna 1,6 mm della Bic. Quindi andiamo a scrivere, prova, spessore, penna 0,7 mm, ultra fine, Crystal ultra fine, chiamata anche Exact. Vediamola alla prova del tratteggio. Questa anche ha le caratteristiche simili alla Bic fine, è molto scorrevole, però forse ha la tendenza a macchiare un pochino di meno, però ha molta scorrevolezza, quindi bisogna stare molto attenti anche con questa. Poi capita, ma soprattutto nelle Bic Crystal, che ci sia una diversità anche da penna a penna, dall'8 di penne all'8 di penne. In questo caso è difficile, o almeno io non l'ho riscontrata. Comunque, ripeto, la scorrevolezza di questo inchiostro, sia per quanto riguarda la Bic fine che la Crystal Exact, vedete? È bastato solo che io alzassi un pochino la punta e non la pulissi, e guardate quanto rilascio di inchiostro, sebbene la punta sia sottile, ha avuto. Quindi sono penne che devono essere controllate molto, perché sono molto interessanti, hanno una grande peculiarità, ma queste sono penne che devono essere usate in superfici piuttosto grandi. Nel piccolo tendono, se non viene fatta una, vedete, guardate anche qua, un'altra macchia. Rispetto a quando ho presentato il video, ho avuto, perché c'è un video sulla Bic Exact, quindi potete andare anche a rivederlo sul canale, vedete, chiaramente se io la confronto a questa, vedete che lo spessore c'è tutto, la diversità di spessore c'è tutta, però appunto deve essere controllata molto, perché è facile che possa scappare una macchia. Quindi più si usa nelle superfici grandi, anche per ottenere una finezza di tratto nei particolari, è molto molto interessante come penna, però nei lavori piccoli io la scarterei proprio per questa sua difficoltà ad essere controllata. Insomma, alla fine, guardate qua come perde. Alla fine mettiamo la Bic Crystal 1,6 mm, la Crystal ultra fine, mettiamo la Crystal Up, mettiamo la Bic Crystal fine e mettiamo la Bic Original. E alla fine, per il suo controllo, per il suo maggior controllo, per la sua
possibilità di andare ad uno scuro profondo e avere un buonissimo sfumato, tra queste 5 la più versatile continua ad essere la Bic Crystal Original. Spero che questo video sia stato informativo e gradevole e vi chiedo di iscrivervi al canale, di mettere un mi piace, che è molto importante, di commentare sotto le descrizioni del video e di condividere, se lo avete gradito, questo video nei vostri profili social. Vi auguro una buona giornata e un arrivederci, a presto.